Buongiorno a tutti, si riparte. Abbiamo fatto il check-out e adesso andiamo a fare un po' di colazione perché sto morendo di fame, per poi andare a prendere il treno e andare a visitare l'antica capitale della Thailandia, Ayutthaya. Mi sono fermato in questo caffè, fanno sia dolce che salato, ma soprattutto dolce, smoothie, drink americani, robe giganti, abbastanza grandi. Ho detto facciamo una colazione classica, ma purtroppo i dessert non ci sono. Quindi penso che proverò il mio primo pad thai. Eccolo qui. Anche se la carbonara poteva essere molto ispirante. Ed eccoci qua, è arrivato, sono stati super veloci. Io metto un po' di cose a caso perché non so come si mangia, però è tutto qui. Alla fine comunque dentro la pancia si mescola, no? Allora, ve lo sconsiglio fortemente. Non è buona, vi faccio vedere. Ho lasciato tutto nel piatto. No, scherzo, me ne mangerei un altro. Andiamo avanti che si fa tardi. È un vero peccato che non abbiano accettato la carta. Di solito prediligo questi posti appunto perché è più probabile che sia, e invece no. No, comunque un'applicazione molto, penso, local, che gestisce tutti i pagamenti online, però mi sa addirittura che forse deve avere un IBAN thailandese per far sì che funzioni. Anche se non conoscono l'inglese sono sempre molto carini e cercano sempre di risolvere la situazione non fregandoti. È molto importante, non è scontato. Ok, siamo arrivati nella stazione dei pinguini e adesso il difficile sarà trovare dove prendere il treno. Qui è veramente gigantesco il posto e a quanto pare non è nemmeno qui dentro. Ed è strano, perché comunque è Ayutthaya, cioè non è un posto sperduto, non credo. Allora, al banco delle informazioni ha detto platform 7. Non sapevo benissimo l'inglese, però in teoria dovrebbe essere questa la direzione esatta. Ok, ha parlato di tendone bianco, che sia quello, però siamo ancora al gate 8. Confido in queste persone, secondo me hanno la faccia da aiutaiataiesi. Dubito che sia un Frecciarossa qui a passare. Però dai, l'importante è arrivare a destinazione. E intanto è già ora di pranzo qui, prima che inizi il turno immagino. Forty? 14, 1 4. 1-4, ok. Thank you. Which hour? At which hour next train? I don't know. Ok. Dai, un po' di coincidenze, dai, non erano mai capitate fino adesso. Fortunatamente è proprio qui davanti a me. O forse no. No, dai, ci sono dei ventilatori sopra. Super rustico. Io mi siedo qua. Allora, ho avuto anche la conferma dalla capostazione, questo dovrebbe essere il treno giusto. La curiosità è che nemmeno la bigliettaia sapeva quando sarebbe passato il treno. Per fortuna che ce l'avevo proprio qui di fronte.
Ciao ciao trenino. Sembra proprio che ci siamo. Siamo arrivati ad Ayutthaya. Che bello. Me ne sarei stato volentieri altre 2 orette in quel treno. Era veramente super tranquillo. Poi con il caldo che entrava dai finestrini, il rumore del treno, l'appiocco, guarda, ci stava tutto. Indovinate un po' quanto è costato il biglietto? Non era tantissimo la distanza, però è costato 14 baht. 14 baht adesso sono 40 centesimi. Incidente, fresco fresco. Ce l'avranno l'assicurazione? Cioè, ma che bello è! Che bello è sto posto! Dobbiamo ancora entrarci! Bellissimo! Primo avvertimento dall'ostello, no durian. Ok, il check-in fatto e questa è la mia nuova stanza. Mi butterei volentieri su questo lettone se non facessi così schifo. Sono un po' in dubbio perché la ragazza al check-in mi parlava di questo boat tour che immagino girerà per tutto il fiume intorno alla città. E se poi mi prendessi la visita ai templi? Ci devo pensare. A few moments later. Sono stato convinto, quindi adesso facciamo un bel giro in barca. Sto aspettando che arrivi il transfer, il tuk-tuk transfer, che ci porterà appunto al pier di partenza. Faremo un giro tutto qui sotto e visiteremo 3 templi. La scelta probabilmente non sarà una scelta perché se domani mattina recuperiamo un po' di tempo ci sarà la possibilità di vedere anche gli altri templi, che non sarebbe male, e chiudiamo anche tutta la parte di Ayutthaya, quindi speriamo bene. Ho un po' di timore a fare più clip qui perché poverino poi magari non vedi gli specchietti, è già un casino qui guidare con il traffico, quindi non lo so, non voglio inferire e essere responsabili di cose. Comunque dovremmo aspettare un'altra persona qui e poi arriveremo a prendere la barca. Ora vi faccio vedere anche il tuk tuk dall'interno. Avete presente le macchine dei Flintstones? Ecco, proprio quelle. Cioè, ma cos'è sta roba? Sembra che stiano galleggiando sulle foglie. È bellissimo. Tipo ha detto follow the yellow man. Allora, questa pedana ha superato sicuramente decine e decine di teste. Sicuramente funziona. Obla. Oh, che bello. Che bello, eh. Che dite, mi cappotto se le tocco qui? Se ci stiamo cappottando, Dio!
se cadi in acqua rimani secco, i pesce gatto ti fanno fuori. E intanto qui davanti a me c'è una bella nube scura che si rilascia quanto è stato rilasciato ieri nell'arco di 30 minuti a Bangkok. Qui iniziano ad esserci un po' di disagi. Di cosa state parlando? E tu chi sei? Ostia, sì. Ma che spettacolo! È veramente un peccato. Allora, questo qui è l'ultimo tempio del boat trip. Purtroppo era in programma il vedere il tramonto, ma le nuvole lo impediscono oggi. Ma caspiterina, che bello che è questo tempio. Sicuramente dovrò informarmi meglio, però questo sembra più un sito archeologico che un tempio. Magari una volta lo utilizzavano come tempio, ma adesso veramente figo. Domani mattina, tempo permettendo, i templi che rimangono sono tutti di questa architettura, sperando anche che non piova e che non faccia anche troppo caldo. Effettivamente adesso si sta molto bene.
De Atena, salvaci tu. Boat trip super meritevole, veramente soddisfatto, proprio carino, poi non è costato veramente nulla. Adesso io sto morendo di fame e proprio qui vicino c'è un posticino super consigliato non solo dai proprietari dell'ostello ma anche dalle recensioni. Andiamo a vedere. L'ho trovato, era proprio qui vicino, adesso vediamo un po', sto veramente a breve svengo dalla fame. I piatti che ho ordinato sono tutti piccanti, almeno il simbolo del piccante c'era e già di base loro hanno un pizzico di piccante per me. Poi magari per qualcuno è piccante normale. Ed è per questo, questa è la birra originale thailandese. Vediamo com'è. Buona, buona. Ma con questa stanchezza mi berrei qualsiasi cosa e mi mangerei anche il tavolo. Con una canzone in sottofondo italiana è arrivata sia l'antipasto e sia il primo. Adesso li scrofano tutti. Buon appetito. E adesso con gloria di Tozzi, questo qui è il riso al curry verde come primo al pollo. E queste polpettine fritte non mi ricordo più, però sono comunque al pollo. C'è un po' di coriandolo e si sente tantissimo, veramente. Con tutto quel piccante mi è venuto voglia anche di gelatino e con questa chiuderei qui. Questo è il pistacchio, non sembra niente di che, però prima di andare a letto, secondo me, rinfrescare la lingua non fa male. Buonanotte. E ovviamente anche qua rigorosamente il pistacchio di fronte, non deve mai mancare.